A colore quando sembra Sì, certo. molto bello, brillante. non è il vino. È brillante il nero, questo Come colore me. brilla. Come Come te. me. Andiamo all'assaggio. Grande, bravo. La bocca. Cottura perfetta. Oh. Sale, nonostante l'aggiunta, mi sembra. Perché sale Maldo che non sala. Ricordagli che devono mettere pollice Mi in su. piace. Mettete un bel pollice all'insù e un bel like. È un bel Gentili amici, stasera andiamo a fare un piatto buonissimo che stranamente non lo vedo molto in auge su YouTube. Comunque andiamo a fare il risotto al nero di seppia fatto alla Via Regina. È uguale, l'unica variante che alla Via Regina e alla Darsenotta, Carneval d'Arsena, ci si mette dentro un pochino di bieta, ok? La procedura è la stessa, ci si aggiunge solo un po' di bieta. Anzi, io ve lo consiglio a tutti quanti, o se non volete metterci la bieta, non ce la mettete, diventa il classico risotto al nero di seppia. Benissimo, cosa abbiamo bisogno? Di un bel cipollotto, o bianco o rosso, un pochino di prezzemolo o petrusino, le sacche del nero di seppia. Se magari non trovate, che ne so, prendete la seppia congelata e non c'è il nero, organizzatevi con le bustine, le vendono, queste qui addirittura costano €1 e fate la stessa cosa. Comunque vanno prese le sacche, in questo caso io ce l'ho, è uscita fuori dalla mia seppia, è uscita fuori, guardate che bellezza che è, là. Asciugo le manine. Ok, qui va aggiunta un pochino di acqua calda. Aspetta, continuiamo con gli ingredienti. 2-3 cucchiai di concentrato, un mezzo bicchiere di vino. Io uso come il riso il Cannaroli perché mi rimane un pochino al dentino. Ovviamente ho messo già al fuoco il brodo classico, ho dentro un pochino di verdure. Faccio uno zoom sugli ingredienti. Questa qui è la seppia, le pallette che dopo dobbiamo schiacciare qui dentro e aggiungerci un pochino di acqua calda e mischiare. Abbiamo detto la nostra bieta. Io questo qui è un risotto per 3-4 persone e basterà, questa qui è sufficiente. Il cipollotto ci va messo metà di questo, in questo caso metà, vino il concentrato e il famoso Cannaroli. Queste le bustine che vi dicevo al nero di seppia. Ora io me la sono già fatta pulire la mia seppia, però attenzione che nel nero qui c'è la sabbia. Dovete voi, ora il pescivendolo, quello che vi pare, il banconista ve la pulisce grossolanamente, ma attenzione, non fate l'errore di non pulirla ulteriormente. Qui ci va messa a scorrere bene, addirittura per 10 minuti l'acqua fredda, e pulitela bene perché nelle grinze o nelle chele ci si nasconde la sabbia, altrimenti tutto il lavoro che avete fatto, io qui no, ho preso il nero, è tutto granuloso. Mi raccomando a questa operazione, pulire bene a perfezione. Andiamo a lavare. Attenzione a non sporcare tutta la cucina, perché in questo caso dove vi muovete sporcate ogni cosa. Sappiatelo. Vedete qui bene, fateci scorrere l'acqua sopra. Pulite, buttate via. Scaldo l'acqua calda della fontana. Prendo la mia sacca, guardate, là, eccolo qui il nero, è questo qui, e ora buttate all'interno. Ora guardate qui, anche qui ce n'è. Ok, e ora aiutatevi, giratelo, lasciatelo così dentro un pochino, schiacciate bene in
maniera che, attenzione che vi frega, perché sembra che sia finito, diciamo di, ok, lo schiaccio bene bene, vedete, sembrava che era finito, guardate qui, guardate quanto ce n'è, e mi raccomando, se no il lavoro è inutile. Una cosa importante, fatelo appoggiare sul fondo dopo, e il fondo non lo mettete dentro perché c'è della sabbia, lo sentite col dito, no? Io faccio così, vado sotto e sento la sabbiettina appena appena, allora cercherò quella sabbiettina lì, o lo filtrate bene bene e la lascio riposare una mezz'oretta, e dopo, siccome sento un sacco di sabbia qui, la filtrerò, prenderò un colino e la filtro in maniera che la sabbia mi rimane nel colino. Intanto vedete è diventato quasi inchiostro. Ok, questa operazione è fatta. Siamo all'operazione di tagliatura, diciamola così. Voilà. Vedete, io faccio dei pezzettini così comunque, guardate, così, all'incirca, poi ho millimetro più, millimetro meno, non ha importanza. Ok, via la nostra cipolla, la cipolla ci va abbondante, non abbiate paura. Questo qui sarà sufficiente. Quando siete simpatici ci metterò anche un aglio, un pezzettino d'aglio. Non ci prendete di gusto, allora. Voilà, anche questo qui dentro. Poi dentro ci metto anche un pochino di prezzemolino dentro al soffrittino. Voilà. Ci metto 4-5 cucchiai di olio, meglio in più che in meno. Okay. Soffriggete il tutto, ovviamente, bene bene bene. Io già qui ci metto un pochino di acqua perché le voglio far diventare belle morbide. Spero che il fumo non vi annoia alla ripresa. In questo caso io già metto un pochino di verdurine di lieta. La lieta ha bisogno di cuocere almeno 20 minuti. La cipolla ha bisogno di cuocere anche quella 20 minuti, ma tutta la durata durerà dall'inizio alla fine una trentina di minuti, perché ha fatto prima l'operazione io le metto grossolane e poi dopo addrizzo il tiro.
non mettiamo sale, niente. Io sotto ci ho messo un po' di peperoncino. Ok, in questo caso io vado a buttare la seppia. Fate scottare la seppia bene bene. Non pensate che siano grossi i pezzi, dopo la cottura diventeranno piccoli piccoli, che non vi fate ingannare, se no li fate troppo piccoli e spariscono, poi chi piace in una maniera, chi piace in un'altra. Fateli come vi pare, nel senso io vi faccio della base, poi l'altezza, base per altezza, no? Spiritosa. Comunque, ora devono cuocere, prima di buttare il riso, almeno 10 minuti. Perché la seppia, diciamo, o la seppia o si cuoce tanto o si cuoce poco. In questo caso qui si va a portare di più, perché c'è il riso che solitamente ha 20 minuti di cottura. Comunque prendo il mio concentrato, ci metto un pochino di acqua calda, non lo metto tutto, un paio di cucchiai. Il vino, comunque arriviamo in totale da quando abbiamo buttato la seppia, no, facciamo 7-8 minuti. Io per sicurezza le filtro, perché queste sono molto venose, solitamente non lo sono così tanto, ma questa preferisco, perché se no tutto il lavoro è inutile, nel senso facciamo. Io vi dico, io come faccio a dosare il riso. Io ne metto un pugno per ogni persona, in questo caso noi siamo 3 persone, e io metto un pugno ogni persona più uno in più. Quell'uno in più sta per chi ne mangia un po' meno, chi ne mangia un po' di più, l'assaggio e così via. Se siete in 5 fate 5 pugni e 1 o 2 in più, in questo caso perché in 5 aumentate. Ok? Allora, sei chiaro? Qui buttiamo il riso. Il riso non lo abbandonate, non fate come Giovannino, no, non va abbandonato. Ok, quando arriviamo a 3/4 della cottura, come si fa a sapere 3/4? È semplice, 20 minuti è il totale. Quando arriverà a 15 minuti, 14 minuti, prendiamo il nostro nero e senza aver paura, ovviamente come il maiale non si butta via niente, giusto? Giustissimo. E che Dio ce la mandi buona, giusto? Tanto dopo taglio, non vi preoccupate. Se sarà un taglio e cuci, io ci metterò un mese a fare questo montaggio. Sarà più quello che devo tagliare. Direi. Che fa?
Questa rimane. Ci siamo. Ok, questa rimane. Sì, questa è bellina. Questi sono gli ospiti. D'onore. Gli assaggiatori. Cosa facciamo in questo momento? Spegniamo. Ma te hai Attenzione. assaggiato innanzitutto? Sì. Occhio. Occhio. Poi cosa facciamo? Olio buono. Attenzione. Non c'è trucco, non c'è inganni. Poche pepe. Molto buono. Anche se c'è. Madonna. Qua deve fare l'onda. Oddio, spegnere. Deve fare l'onda, capito? Fategli fare l'onda sul mare. Perché fa l'onda? Perché in maniera che creiamo l'amido. Che onda su onda e girare. Spegnere. Così l'olio con le sue proprietà organolettiche, non si dice così. E allora organolettiche. Assaggio un po' diverso dal solito. Siamo pronti per l'assaggio. Allora, guarda, così si raffredda. Voilà! A lei, mister. Posso? Vado? Con calma facciamo. Facciamo un attimo raffreddare perché non vorrei Perfetto. bruciarmi. Scusate. Allora, La il bocca, colore quando sembra Sì, certo. molto bello, brillante. non è vino. È brillante il nero, questo colore Come me. brilla. Come Per me. Andiamo all'assaggio. Grande, bravo. La bocca. Cottura perfetta. Oh. Sale, nonostante l'aggiunta, mi sembra. Perché sale maldo che non sala. Ricordagli che devono mettere. Mi piace. Mettete un bel pollice all'insù e un bel like. È un bel Alla prossima puntata.